Una domanda da $1 milione rivolta a te, fratello. Mettiamo che sei indeciso se sposare una donna cristiana oppure una musulmana che non fa la preghiera. Cosa sceglieresti? La scelta che devi fare è scegliere la... Assalamu alaikum, io sono Karim di Radicati nella Scienza, anche senza baffi ma sono sempre io. Ti do il benvenuto, caro fratello, gentilissima sorella, alla prima puntata di Radicati nella Sentenza. Sarà una puntata molto particolare perché andremo a rispondere a domande come: la carne macellata dai cristiani si può mangiare? Oppure la carne invece dei musulmani che non fanno la preghiera si può mangiare? Ovviamente la carne che macellano, non loro. Ti sembreranno domande banali, ma non è così, perché le loro risposte non sono affatto banali. E non parleremo solamente di carne animale, ma parleremo anche dei matrimoni, del matrimonio con cristiani o del matrimonio con musulmani che non fanno la preghiera. Ti racconto questo aneddoto. Un giorno la mia famiglia ha chiesto al nostro vicino di darci un coniglio. All'epoca vivevamo ancora in campagna. Questi nostri vicini sono stati molto gentili e ci hanno dato quello che noi avevamo chiesto, quindi un coniglio. C'era solamente un problema. Noi lo volevamo vivo, loro ce l'hanno dato tutto bello morto, scuoiato e pronto da mangiare. Quindi questo coniglio è stato macellato da loro, quindi da cristiani. Noi lo potevamo mangiare? Sì oppure no? Ora, caro fratello, ferma il video e dimmi tu in questa situazione che cosa faresti? Mangeresti il coniglio oppure lo daresti ad altri, o cosa faresti, insomma, se trovassi in questa situazione? Ferma il video, rispondi e andiamo avanti. Quindi la mia famiglia si è trovata in questa situazione in cui non sapeva cosa farsene del coniglio. Io adesso come allora avevo le idee chiare e per me si poteva pure procedere a speziare il coniglio e a metterlo sulla griglia. Ma non era così per il resto della mia famiglia, che erano tutti per il no, tutti tranne il sottoscritto. Il bello è che abbiamo pure contattato l'imam per chiedergli sulla questione e lui ci ha risposto che basta dire Bismillah e non farsi problemi a mangiarlo. Ma nonostante la mia famiglia avesse sentito una voce più autorevole della mia, per loro non c'era niente da fare. Quindi ha prevalso l'opinione della prudenza, quindi di non mangiare il coniglio. Ma perché? Quali sono le obiezioni? Iscriviti al canale attivando la campanella. Di cosa stiamo parlando noi? Di cosa stiamo parlando? Della Sura 5, versetto numero 5, che recita così: oggi vi sono permesse le cose buone e vi è lecito anche il cibo di coloro i quali è stata data la scrittura, e il vostro cibo è lecito per loro. La frase vi è lecito il cibo della gente della scrittura sta a significare: la carne macellata dai cristiani e dagli ebrei è lecita per voi, come disse Ibn Abbas radiallahu anhu. Per cui la regola di base è che la carne macellata dai cristiani e dagli ebrei per noi è lecita, non c'è alcunissimo problema a mangiarla. Ora so quali sono le tue obiezioni. Obiezione numero 1: ma la macellazione deve avvenire secondo il rito islamico. Obiezione numero 2: ma i cristiani di cui parla il Corano non sono i cristiani di oggi, all'epoca erano devoti, ora sono miscredenti, associatori. Rispondiamo alla prima obiezione. Il profeta sallallahu alaihi wasallam ha mangiato carne dei cristiani e degli ebrei, e non ha mai chiesto come hanno macellato l'animale, per cui il modo in cui macellano non ci deve interessare e non dobbiamo chiederlo. Un hadith che riporta il Bukhari, che Aisha racconta che delle persone vennero al profeta sallallahu alaihi wasallam e queste persone avevano il problema che c'erano delle persone c'erano della gente
che portava loro della carne, questa carne qua loro non sapevano se è stata menzionato o meno il nome di Dio su quella carne. Il profeta sallallahu alaihi wasallam rispose loro: menzionate voi il nome di Allah e mangiate. Menzionate voi il nome di Allah e mangiate. Seconda obiezione è quella di dire che i cristiani di allora non sono i cristiani di adesso. Ciò è falso. Ciò è falso perché Allah subhanahu wa ta'ala nella stessa sura ha descritto la fede dei cristiani, tipo che dicono che Gesù sia Dio, oppure che credono nella Trinità, dicendo Allah è terzo di tre. Detto questo, se conoscete un macellaio cristiano, io non vi consiglio di usarlo come fornitore di carne. Sì, perché la carne può essere sia lecita, ma ricordate, è bene ricordare che qualsiasi macellazione diversa da quella islamica procura dolore per l'animale. Quindi se voi prendete la carne da lui, aiutate nella tortura degli animali. E poi la macellazione halal è sempre la migliore. Però nel caso in cui capita che ci sia la carne macellata da un cristiano, allora lì non c'è alcun male a mangiarla. Domanda super interessante, qui viene il bello: si può mangiare la carne macellata da un musulmano che non fa la preghiera? Per rispondere è necessario capire che solo la carne dei musulmani, macellata da musulmani e dalla gente del libro, può essere mangiata. Ora dobbiamo capire se uno che sostiene di essere musulmano e che non fa la preghiera sia effettivamente musulmano. Quindi apriamo una parentesi. La fede è un credo nel cuore, è un detto sulla lingua e sono soprattutto opere. Un musulmano che non fa la preghiera e sostiene di essere tale è un po' presuntuoso, giusto un pochino. Quando per esempio sentiamo parlare di un musulmano che non fa il mese di Ramadan, quasi tutti noi all'unanimità lo giudichiamo come non musulmano. Anche gli italiani stessi, quando sentono parlare di un musulmano che non fa il mese di Ramadan, dicono: ma sto qua non è musulmano, c'è qualcosa che non va. Invece al contrario, quando sentiamo di uno che non fa la preghiera ma che fa il mese di Ramadan, è un musulmano normale, è normalissimo non fare la preghiera e fare il mese di Ramadan, sembra una cosa normale. Sebbene io non conosca nessun hadith che dice che chi non fa il mese di Ramadan sia un miscredente. Non conosco nessun hadith che dica che chi non fa il mese di Ramadan è un miscredente. Invece conosco e ci sono diversi hadith che dicono che chi non fa la preghiera è un miscredente. Allah subhanahu wa ta'ala ha detto: il patto tra me e loro è la preghiera e chi la abbandona è un miscredente. Se tu che mi stai guardando non fai la preghiera, non ti sentire offeso o escluso. Non tutti ti siamo nati facendo la preghiera, ma quando si capisce la sua importanza bisogna subito iniziare prima che sia troppo tardi. E se guardi questo video significa che sei ancora in tempo e quindi corri subito ad iniziare a fare la preghiera prima che sia troppo tardi. Non rimandare a domani o a dopo, subito appena chiuso il video, subito. Dunque l'opinione più corretta è che chi non fa la preghiera non è musulmano. Questo implica anche che non possiamo mangiare la carne che lui macella, né tantomeno possiamo sposarlo. I matrimoni sono permessi solo tra musulmani, tra un musulmano e una musulmana, oppure tra un musulmano ed una donna della gente del libro, che può essere ebrea o cristiana. Perché infatti nello stesso versetto Allah subhanahu wa ta'ala dice: vi sono inoltre lecite le donne caste, le donne credenti e caste, le donne caste di coloro a cui è stata data la scrittura prima di voi. Una domanda da $1.000.000 rivolta a te, fratello. Mettiamo che sei indeciso se sposare una donna cristiana oppure una musulmana che non fa la preghiera. Cosa sceglieresti? Dimmelo nei commenti. La scelta che devi fare è scegliere la scelta che io farei sarebbe quella di non scegliere.
La scelta è quella di non scegliere, nessuna delle due. E se proprio dovessi scegliere, sceglierei la cristiana. Per il semplice fatto che il matrimonio con la musulmana che non fa la preghiera non sarebbe valido. Comunque sia, è una scelta triste, io ne so qualcosa. Con questo è tutto e spero che la prima puntata vi sia piaciuta e vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti se avete avuto o cosa ne pensate delle relazioni miste, quindi tra un musulmano e una donna della gente del libro. Io vi do appuntamento al prossimo episodio di Radicati nella sentenza, che sarà una vera e propria bomba sganciata su YouTube. Quindi non mancate, sarà veramente una puntata spettacolare. Non mancate. Ma salama.